Lo sapete che da un pezzo di legno come questo ci sono artigiani che sono in grado di costruire questo qui? Oggi vi porto nel laboratorio di uno degli artigiani più bravi in Italia, che ha costruito esche che mi hanno fatto pescare un sacco di pesci, e vi faccio vedere tutte le fasi di realizzazione, dal ciocco di legno fino ad arrivare all'esca finita con le ancorette e tutto quanto. La prima fase in realtà non parte dal legno, ma parte da un'idea. Infatti è necessario ore e ore di lavoro per poter capire dove mettere i pesi, dove mettere l'armatura, per poter realizzare un'esca che sia bilanciata e si muova perfettamente nell'acqua, e solo allora poi si passa a scegliere il legno giusto. Bisogna trovare infatti il legno che abbia la giusta resistenza, sia facile da lavorare, ma allo stesso tempo non venga distrutto dai morsi dei nostri pesci serra. E una volta individuato il legno si comincia a lavorare, si taglia inizialmente la lunghezza che ci serve, si lavora al tornio e poi si fanno delle rifiniture. Dopo circa una mezz'oretta di lavoro, se l'artigiano è bravo e sa cosa deve realizzare, si realizza questa forma qui, che non è uguale per tutte le esche, perché ogni esca possiamo definirla come se fosse unica. Infatti sarà solo l'abilità di chi la realizza a riuscire a creare quasi le stesse linee, ma ovviamente, visto che non è fatto a macchina, non c'è uno stampo, è tutto frutto delle mani. Eccoci arrivati quindi alla terza fase. Una volta che si ha la forma dell'esca, si stacca la parte in eccesso, vengono fatti i buchi, vengono messi i pesi e si trova quello che è il bilanciamento ottimale. In realtà questa fase è iniziata con le prove, con le sperimentazioni, con le centinaia di esche buttate perché non nuotavano bene o il piombo non andava bene. Una volta fatta questa fase si taglia il pezzo di legno in eccesso e si ottiene un'esca molto più levigata e già impermeabilizzata, e questo lo si fa con una resina trasparente che per asciugare ci mette a volte un sacco di tempo, soprattutto se piove. Dopodiché si dà il colore di fondo. Il colore di fondo dipende dal tipo di colorazione finita che vogliamo avere. Ad esempio Enrico utilizza due colori, l'argento oppure il bianco, e sopra questi poi inizierà la fase finale, la verniciatura. Nella fase finale viene data la livrea finita del pesce e vengono attaccate le pinne, gli occhi, che anche quello è un bel lavoro sia di progettazione e poi un lavoro certosino per poter realizzare tutte queste striature che vedete qui che compongono la pinna. E infine arriviamo alla fase quasi finale, quella della resinatura. In questa fase infatti l'esca diventa lucida ma soprattutto impermeabile all'acqua e a quelli che sono gli agenti esterni, quindi durerà moltissimo rispetto a un'esca commerciale che non viene resinata, e infatti la vernice in alcune esche salta molto più facilmente che in queste artigianali. E poi c'è l'ultimo chicca: viene montata tutta l'armatura interna, vengono montate le ancorette, gli split rig e l'esca è pronta per essere spedita. Eccomi qua con Enrico, è lui che ha costruito il popper che mi ha regalato più serra di tutti. Questo qui, il Walking Pop da 120. Vi dico solo che era arrivato a un punto che non volevo più lanciarlo perché Serra se lo ingoiavano, me ne era rimasto solamente uno e avevo il terrore di perderlo. Senti Enrico, ma visto che tu le progetti, le produci, le colori, le prove, secondo te il colore a volte può fare la differenza o no, sinceramente? Diciamo una cosa che mi è successa, non è una cavolata. Un'esca verde e non ci prendevo niente. E i pesci c'erano, li vedevo, seguivano e non mangiavano. Mi è venuta l'idea di prendere il pennarello e farci due righe nere sulla schiena. Ha cambiato completamente la fisionomia dell'esca per il pesce. Hanno cominciato a fare catture a manetta. Quindi quello che si dice che a volte il colore non serve, in realtà anche per me non è proprio così. Io amo sempre i colori naturali perché secondo me il pesce comunque è quello di più simile a quello che trova, però a volte sono delle giornate dove magari il giallo fluorescente, che non è un colore naturale, però gli dà quella rabbia, quell'attacco per territorialità che funziona. Esatto. Però Enrico, tu non produci solamente popper, vero? No, io faccio
po' di tutto, tonno diciamo, e tropici, ma più che altro sono serra e lecce, che la mia sfida è su di loro. Enrico mi ha fatto vedere delle cose fantastiche. Questa è l'esca di lusso per i tropici. Ovviamente dietro c'è un lavoro pazzesco. Enrico, quante esche riesci a fare tu al mese? Una ventina, una trentina al mese, poi dipende da che tipo di esca. In legno per esempio non più di 20. Quando siamo venuti qua con Eva ti ha fatto subito una domanda. Quali sono le esche che ti ha dato più gioia di tutti? Le due esche. Il Walking Pop. E questa è anche la mia, sicuro proprio. E l'original, il Walking the Dog. A proposito, proprio mentre ero qui ci è venuta un'idea con Enrico e infatti abbiamo creato, anzi Enrico ha creato il loghettino Love Fish e l'ha attaccato su quest'esca. In realtà però abbiamo anche ideato la colorazione Love Fish. Come sapete io adoro i colori naturali. Io vedo un po' i tuoi gusti in fatto di esche quando vai a pescare, quindi. E infatti è questo azzurro chiaro che a me piace tantissimo, con le striature che ricordano lo sgombro, tra il verde e il blu, che secondo me è un colore che poi è il colore vero della sardina prima che muoia, e anche dello sgombro, che quando muore diventa più blu, in realtà però è sul verdastro acquamarina. E Enrico sostanzialmente creerà una linea limitata con loghettino Love Fish. Ora non sono pronti perché ci abbiamo ragionato proprio in queste ore, e la potrete comprare da lui. Se la comprate siete obbligati a mettere le foto su Instagram e a taggarci, perché per noi è importante, soprattutto per Enrico, avere il riconoscimento di una cosa che funziona. Detto questo, vi lascio tutti i link in descrizione. Ci vediamo alla prossima. Ciao!